Into my brain and make me mine. Dall'esterno. Staremo un paio di giorni vicino al mare con un amico carissimo che sta venendo a trovarci e ne approfitteremo. Lui dormirà qua e noi dormiremo nella camera da letto, insomma, quindi la collauderemo. E buongiorno, un altro giorno. Questa notte ha piovuto, per fortuna che sono riuscito a coprire bene e non è entrato niente dalle aperture che ho fatto ieri. Oggi mi dedicherò a finire questo lavoro sperando di riuscirci e inizierò nell'andare a fissare la botola, l'antina, dalla parte del bagno, così da avere quello fatto e poter continuare con il resto sulla motrice. Questa è la botola che abbiamo acquistato, appunto con questo pannello che è idrorepellente, cioè è impermeabile. Sono andato a modificarla un pochettino perché il sistema originale prevedeva un distacco totale, quindi non si poteva aprire con una cerniera. Io invece l'ho modificata per poterla aprire con le cerniere. Tra l'altro ieri ho messo questi supporti per far incollare come si deve i pezzi di vetroresina che ho tagliato su misura per coprire la schiuma, e direi che si sono incollati veramente bene. Perfetto, sono tutti incollati perfettamente. Adesso questi potremmo riverniciarli o fare quello che vogliamo. In ogni caso l'importante era avere una bella copertura della schiuma poliuretanica. Quindi ora vado a posizionare queste cerniere, che tra l'altro queste cerniere qui sono cerniere che erano in dotazione militare con il mezzo, e direi che sono veramente fatte bene. Cioè, non per dire, ma le cose militari sono veramente resistenti, e basta vedere queste cerniere, che sono due classiche cerniere in acciaio inox, però sentendo anche il peso e la costruzione, cioè, si vede che è veramente incredibilmente resistente. E il bello di queste cerniere è che si possono anche smontare, quindi io l'antina, volendo, la posso sfilare. Fatto i buchi, sono andato a svasare la testa perché voglio che rimanga la testa del bulloncino internamente, perché altrimenti non si può aprire come si deve, cioè non riesce a rimanere la botola, perché io andrò a inserire il bullone da questo lato, appunto, con la testa che rimane schiacciata dentro, per poter poi fissare le cerniere e aprire come si deve la botola. E buongiorno. Ieri alla fine non ho più parlato perché era una di quelle giornate, di quelle giornate dove bisognerebbe lasciare stare tutto, andare a casa e fermarsi. Comunque, nel frattempo sono riuscito ad installare il soffietto dopo aver capito che la gomma EPDM che avevo comprato era troppo rigida per poter fare quel tipo di lavoro. Sono andato a montare un vecchio materasso di quelli gonfiabili. L'ho tutto rivettato con le piattine alla cornice che andrà ad appoggiare sulla motrice del camion, e oggi ho sollevato la motrice e andrò a fare la cornice nella parte esterna della motrice, e poi andrò ad installare questo materasso, questo soffietto, nella parte della cella, quindi sull'angolare in alluminio che ho già installato. Questo è il sistema di sbloccaggio rapido del soffietto dalla parte interna della motrice. Un'altra giornata qui, un lavoro che pensavo di fare in un giorno abbondante, alla fine si è rivelato da 3 giorni. Sono 3 giorni che lavoro a quell'apertura, però per fortuna oggi ho finito, tra virgolette, perché comunque nella parte della camera bisognerà rifare, cioè fare un bel sistema di apertura. Adesso rimarrà aperto senza porta, poi vedremo cosa fare quest'autunno. Però il soffietto è montato, tiene perfettamente sulla guarnizione, sono molto contento, e sono riuscito anche a montare la botola, l'apertura, la porta che risulta nel bagno, con molta difficoltà perché
aveva un sistema particolare, quindi non riuscivo ad installare le cerniere per fare questo sistema di apertura comodo all'interno del bagno, però per fortuna oggi ce l'ho fatta. E ho anche montato il gavone per la bombola del gas. Risulta un bel gavone grande, spazioso, in alluminio mandorlato, come l'altro che avevo fatto fare per la cisterna dell'acqua della doccia. E quindi adesso abbiamo anche lo spazio, il gavone dedicato alla bombola del gas e anche per altre cose, perché comunque è molto molto grande all'interno. Ora sono nuovamente con la motrice sollevata perché sono arrivati i pezzi del camion che dovevo sostituire, quindi il cilindro ricevente della frizione ce l'ho qua. Adesso andrò a montarlo, il nuovo cilindro della frizione. Poi è arrivato il braccio di direzione e la barra trasversale di direzione, anche quelle andrò a montarle oggi o domani, penso più domani se non piove troppo. E poi ci siamo quasi. Devo ancora fare le doghe, la parte centrale del letto, tra le due panche della cabina, e poi un paio di cosettine, però dai, insomma, ci siamo quasi per partire. Poi ci saranno un sacco di lavori ancora da fare dopo, però ce la prenderemo più con calma. Cilindro arrivato, adesso vediamo un attimo come montarlo. Sto mettendo i guanti perché, come ben sapete, l'olio dei freni, l'olio della frizione è super corrosivo, quindi meglio utilizzare i guanti. Ok, cilindretto montato, ora non rimane che fare lo spurgo. Altro lavoro da fare è andare a sostituire la barra trasversale di direzione. L'ho acquistata nuova anche quella, quindi questa non ce la fa più, è morta completamente, e quindi adesso sarà una bella impresa riuscire a svitare i bulloni delle testine. Sarà veramente una bella impresa, però ci proviamo. Avere un mezzo del genere richiede una conoscenza sulla meccanica e anche tanta voglia di sporcarsi le mani, ma è proprio questo che rende il tutto più interessante. Ce l'ho fatta a smollare anche l'altro, quindi entrambi i dadi delle testine della barra trasversale di direzione sono smollati. Adesso continuo a svitare e smonto direttamente la barra. Adesso non so se farlo ora o domani, perché devo fare prima lo spurgo della frizione e domani hanno messo pioggia, quindi per fare lo spurgo devo tirare giù la motrice. Non saprei ancora, comunque sono contento perché posso cambiarla. E buongiorno, mi sono fermato un po' con le riprese perché stava diventando difficile come lavoro e quindi non potevo stare a gestire la telecamera, anche perché avevo le mani piene di grasso. Allora, cosa è successo? Ho montato il cilindro della frizione, il cilindro ricevente, e lo spurgo è stato fatto, quindi niente, quello è un lavoro risolto. Per quanto riguarda invece la barra d'accoppiamento trasversale che stavo sostituendo, ho avuto la brutta notizia, dopo averla smontata, che gli mancano un paio di centimetri a quella nuova. Nella testina regolabile, perché una testina è fissa, l'altra invece è regolabile, gli mancano questi paio di centimetri. Quindi ora quello che farò sarà andare da un autoricambio a vedere se trovo una testina un po' più lunga, con un filetto un po' più lungo, da poter sostituire a questa che c'è già insieme alla barra, così da poter montare la barra nuova. E poi ho anche il tirante di direzione da sostituire, che ieri ho provato a smontarlo ma non ci sono riuscito perché ci vuole un estratore per portarlo giù e io non ce l'ho. Quindi sicuramente quello che farò è avvicinarmi da un meccanico che abbia un estrattore per poter tirare giù il tirante di direzione e sostituire anche quello, perché quello è quello che ha maggiore gioco. La camera da letto adesso, perché ieri sono riuscito a finirla, ora ve la faccio vedere nelle immagini.
Il soffietto funziona perfettamente, cioè funziona perfettamente dal punto di vista di impermeabilità, funziona perfettamente perché ha piovuto parecchio e l'acqua non è entrata, quindi sono molto contento del sistema con questi tiranti che pressano sulla guarnizione perché sta funzionando. Quella è la cosa che mi premeva di più. Ora vedremo con la mobilità della cella se funziona altrettanto bene, speriamo. E invece la camera da letto ora ve la faccio vedere. Quindi questo è il nostro passaggio dal bagnetto alla camera da letto. Ed eccola qui. Gli armadietti in alto, che ho fatto dei bloccaggi molto artigianali in questo momento, però quei cerchi di legno servono per bloccare le antine momentaneamente. Poi faremo tutto più avanti come ho già detto. E queste sono le nostre doghe, anche queste molto artigianali, però servono a sostenere le assi che sono lì presenti per poter mettere sopra il materasso. Come abbiamo già spiegato più volte, la camera da letto non sarà così, è giusto un sistema d'emergenza momentaneo perché abbiamo bisogno di partire e andare a lavorare. Abbiamo finito le finanze per fare questi lavori. Sono finiti i soldi! Quindi ora è giusto una soluzione momentanea per poter dormire senza dover smontare e rimontare il letto ogni giorno. E poi quando avremo un po' più di soldini dopo aver lavorato, faremo come si deve la camera da letto. Tanto alla fine è giusto una parete da smontare e con questi armadietti che vi ho fatto vedere. E si andrà a isolare molto bene tutta la motrice e si farà un lavoro finito, rivestito e tutto quanto. Quindi è una soluzione momentanea. Abbiamo appena aperto il materasso e installato nella cabina e risulta uno spazio praticamente identico come quello che avevamo su Mannu nella mansarda, perché ha uno spazietto al lato del materasso e uno spazietto ai piedi, esattamente come ce l'avevamo su Mannu, quindi la grandezza è la stessa. E vuoi che non succedesse qualcosa di strano? Cosa è successo? E che non avevamo visto che c'era scritto che il materasso doveva essere disimballato e aperto massimo 48 ore dopo la consegna. Noi ce l'abbiamo da un po'. Cioè, è arrivato speriamo prima il materasso del camper, quindi... Imprevisti a parte, siamo super felici perché nei prossimi giorni andremo al mare e vi porteremo con noi. Rivers run dry, dust spreads in the air. 2 dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. Well, start come on, start a riot. When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. It's a lot to take in, it's designed to know it, don't wait. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. Siamo in zona di Mandriola, siamo venuti a surfare in compagnia di un carissimo amico che è venuto a trovarci dalle Canarie, Alberto, che è stato il nostro primo ospite su Zinzi, e noi finalmente abbiamo provato la camera e siamo veramente molto soddisfatti perché è super accogliente quando non è ancora
fatta, perché abbiamo fatto solo l'essenziale e ci troviamo veramente molto molto bene. Siamo venuti a surfare perché sta facendo 4 giorni di onde e abbiamo surfato ieri e l'altro ieri, oggi è il terzo giorno e domani sarà ancora più bello, quindi speriamo bene e siamo in super compagnia, molto, molto contenti prima della partenza di passare questi momenti con gli amici al mare.